Josep Martinez del Genoa è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Questa settimana potrebbe essere quella chiave per la chiusura dell'operazione e per regalare a Simone Inzaghi il terzo colpo di mercato dopo quelli a parametro zero che sono ancora da ufficializzare ma che di fatto sono già nuovi giocatori dell'Inter, Taremi e Zielinski. Martinez arriverà per coprire il buco lasciato da Emil Audero come vice di Jan Sommer, e allora è arrivato il momento di conoscere meglio questo giocatore che quest'anno ha giocato titolare del Genoa, quindi anche in Serie A, però non è probabilmente il giocatore più famoso agli occhi del grande pubblico. E allora, come facciamo spesso qui su Passione Inter, oggi vi proponiamo l'identikit di Josep Martinez, vediamo un po' che tipo di portiere ci troveremo appunto in squadra e cerchiamo di fare delle riflessioni sul giocatore, consapevoli che tutti i dettagli legati all'operazione di mercato li lascerei sinceramente a prossimi contenuti o alle dirette, perché poi magari anche solo il cambiamento di 2-3 milioni nell'operazione può modificare la valutazione a livello economico. Ci sono delle voci abbastanza confermate, però della valutazione di mercato ne parleremo in seguito. Ben ritrovate, ben ritrovati. Allora, amiche e amici, Passione Interisti, come sempre clic sul tasto iscriviti e iniziamo subito parlando di Josep Martinez e come sempre lo facciamo condividendovi la scheda di Transfermarkt con una prima carta d'identità del giocatore che è nato ad Alzira vicino a Valencia in Spagna 27 maggio 1998, quindi 26 anni per Josep Martinez. Attualmente milita appunto nel Genoa, lo fa da 2 anni e secondo Transfermarkt il suo valore di mercato, tenuto conto del fatto che, come diciamo sempre, sono da prendere un po' con le pinze, sono delle stime le valutazioni di Transfermarkt, è di 8 milioni di euro, però sappiamo già che verrà valutato di più, intorno ai 15 diciamo grosso modo, poi come dicevo prima lo vedremo prossimamente. 1,91 m di altezza, piede destro, per un portiere che ha una carriera che parla già bene, già fin dalle giovanili. Perché? Perché Josep Martinez è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e questo tendenzialmente è un buon marchio di fabbrica per qualsiasi giocatore, anche per un portiere. Poi nel 2017 si è trasferito al Las Palmas, inizialmente aggregato alla seconda squadra. Poi il 28 aprile del 2019 ha esordito con la prima squadra e ha chiuso la stagione da titolare per quella annata lì e giocando poi titolare anche tutta la stagione successiva. Nel 2019-20 un'altra squadra si è mossa su Josep Martinez ed è un'altra squadra che tendenzialmente con i giovani ha un occhio di riguardo non banale, che è il Lipsia in Germania. Nel gennaio del 2020 Lipsia lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro, lasciandolo ancora al Las Palmas fino alla fine di quella stagione e dal 2020-21 si è poi trasferito in Bundesliga in un campionato nel quale però non è mai riuscito a sfondare. Ha messo insieme 4 presenze in 2 stagioni e ha vinto una Coppa di Germania, come vedevate anche prima dalla schermata di Transfermarkt. L'ha vinta con il Lipsia, però oggettivamente non è mai riuscito a sfondare fino in fondo. Nell'estate del 2022, quindi 2 anni fa, è passato al Genoa, che vi ricorderete all'epoca era in Serie B e la formula era un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo in caso di promozione del Genoa in Serie A. Promozione che si è verificata e si è verificata anche grazie a Martinez, che ha fatto una buona stagione. Inizialmente partiva alle spalle di Adrian Semper, portiere che oggi è al Como ma che giocava appunto nel Genoa, però pian piano è subentrato a Semper chiudendo la stagione con 32 presenze. Il Genoa quindi ha versato nelle casse dell'Ipsia solo 2 milioni di euro per un giocatore che oggi ne vale molti di più, acquisendolo a titolo definitivo e confermandolo anche per la stagione successiva, che è quella appena terminata, nella quale il Genoa ha giocato in Serie A. Martinez ha fatto molto bene, ha messo insieme 8 clean sheet che lo posizionano con un Genoa arrivato 11° in classifica, 8° nella classifica dei clean sheet dei portieri. Per fare giusto 2 nomi, ha lo stesso numero di clean sheet di Carnesecchi dell'Atalanta e solamente 2 in meno, per esempio, di Maignan, che è un portiere molto quotato. Sommer è arrivato a 19, quindi direi che non c'è proprio paragone da questo punto di vista. Con la nazionale spagnola, invece,
Ha giocato 3 volte con l'Under 21 ed è stato anche convocato per l'Europeo di categoria, mentre con la nazionale maggiore per ora ha una sola presenza nell'amichevole dell'8 giugno del 2021 contro la Lituania, che la Spagna ha vinto per 4-0, lui poi è subentrato solo al 68esimo, sostituendo Alvaro Fernandez, quindi per la nazionale c'è ancora tempo, diciamo così. E questa era la carriera di Martinez. Veniamo al succo della questione, cioè che tipo di portiere ci troveremo con Josep Martinez. Ora, potrei aver detto Lautaro prima, non lo so, mi è venuto in mente, se ho detto Lautaro intendevo naturalmente Josep. Che tipo di portiere è, dicevo, Josep Martinez? Allora, intanto vi consiglio, su YouTube trovate già alcuni canali che hanno pubblicato dei contenuti, degli highlights con le sue parate, tutte le sue giocate. Se volete dare un'occhiata ve li consiglio, sono molto interessanti. Sulla base di quegli highlights, delle analisi e anche delle partite che quest'anno ho visto del Genoa, ci sono dei punti forti, secondo me abbastanza evidenti, di Martinez. Il primo è la grande reattività e i riflessi che dimostra. È un portiere molto reattivo, fisicamente non dà l'impressione di essere un gatto alla Giulio Cesar, anche alla Sommer per certi versi, o anche alla Onana come era gli anni scorsi, però ci sono diverse parate che ha fatto vedere quest'anno di grande reattività, sia da un lato che dall'altro. È un portiere da questo punto di vista affidabile. E un'altra caratteristica che è più, secondo me, una percezione, però io l'ho avuta, è quella di avere una ottima padronanza della porta. E in questo devo dire mi ricorda un po' Samir Handanovic, che in questi giorni è stato anche paragonato per alcune caratteristiche appunto a Martinez, è stato paragonato ad Handanovic. Ecco, su questo qualche vibe di Samir Handanovic me l'ha data, e devo dire anche, mi ricordo proprio un paio di parate in cui il tipo di tuffo mi ha ricordato proprio Handanovic, però quello eventualmente me lo direte nei commenti se siete d'accordo. E grande padronanza della porta e anche senso della posizione, tant'è vero che secondo me ci sono molti tiri che lui riceve ravvicinati che sembrano finirgli addosso. Sapete quando si dice più che una gran parata del portiere, questo è un tiro col quale l'attaccante lo ha colpito, gli ha tirato addosso. Ecco, a volte è un po' di fortuna, nel caso di Martinez secondo me c'è molto del senso della posizione, perché sono tante le parate dove davvero sembra che il pallone gli arrivi addosso, come se avesse una calamita, tra virgolette. Questo è secondo me un elemento interessante. Dei clean sheet vi ho detto, ecco un'altra caratteristica non solo visibile ma anche importante per il gioco dell'Inter è la propensione al gioco con i piedi. Teniamo conto che il Genoa è una squadra diversa dall'Inter, una squadra che quest'anno ha fatto molto bene, però è pur sempre una squadra di metà classifica, quindi per esempio rispetto all'Inter nel Genoa si vedono molti più lanci lunghi e magari un fraseggio un po' meno frequente palla a terra come fa l'Inter. Questo quindi va tenuto in considerazione. Quest'anno ha messo insieme, se non erro, il 69% di precisione passaggi, tenuto conto anche di questa necessità di fare lanci lunghi, però con i piedi sa giocare ed è abbastanza a suo agio. Non a caso, settore giovanile del Barcellona, come dicevamo prima, anche su questo evidentemente ha avuto una influenza. E poi le uscite, anche questo è stato un tema che è stato molto dibattuto in questi giorni fra i tifosi. È molto coraggioso nelle uscite, sia sui cross, che spesso va anche a respingere con il pugno o smanacciando, quindi fa parte del suo DNA, tra virgolette, ma anche con uscite su palloni che vagano un po' fuori dall'area, dove la difesa magari prova a recuperare, lui non ci pensa due volte, esce e rinvia. Questo da un certo punto di vista è positivo, secondo me. Ho fatto diversi anni ad arrabbiarmi con Handanovic, che secondo me aveva tutte le caratteristiche fisiche, soprattutto per poter essere un portiere che si impone nelle uscite. Handanovic lo faceva molto meno. Sommer lo fa poco per una ragione banalmente di altezza. È vero che può contare anche quanto si salta, il tempismo, tutte cose corrette. Se sei alto 1,83 m è comunque un limite difficilmente superabile. Martinez invece è uno che uscirà molto e su questo magari andrà un pochino ricalibrato per evitare delle cappelle, come si suol dire, molto visibili, che spesso sono appunto legate, per i portieri in generale, ad uscite magari fuori tempo o imprecise. L'ultima virtù che vi dico è la personalità. Non lo conosco personalmente, come credo nessuno di voi,
però vedendolo in faccia, vedendo come si atteggia quando è in porta, come comunica con la difesa, a me ha sempre dato l'impressione di un ragazzo di leadership, di personalità. Ha la faccia giusta, mi verrebbe per parlarvi terra a terra, ha la faccia giusta. E questo secondo me lo aiuterà, perché uno delle incognite, e veniamo quindi ai lati negativi, che sicuramente Martinez dovrà migliorare, o comunque non migliorare, dovrà affrontare, è il passaggio da una piazza come Genova ad una piazza come Milano, che ha delle pretese diverse, obiettivi diversi e una pressione diversa. Questo credo sia il primo, o forse anche l'unico grande punto di domanda ad oggi. Un portiere che di fatto ha una stagione in Serie A alle sue spalle, quest'ultima contro il Genoa, pur se ben giocata, e che si misurerà con una squadra che, come dicevo, ha obiettivi diversi e si tira dietro pressioni diverse. In questo caso credo che lo aiuterà molto il fatto di partire non come titolare subito, ma partire alle spalle di un portiere molto esperto come Sommer. Mi aspetto sinceramente che giocherà un po' più di quanto fatto da Audero, per esempio, però credo che questo primo anno sarà comunque un primo anno di rodaggio, un primo anno nel quale imparerà molto dall'ambiente Inter e da Sommer in particolare e dai preparatori dei portieri dell'Inter che sono di alto livello, e sono convinto che gli sarà utile questo anno, in previsione magari già dall'anno prossimo di un cambio delle gerarchie e un passaggio come titolare. A livello tecnico che cosa deve migliorare? Sicuramente dovrà crescere in tutte queste sue caratteristiche, che sono caratteristiche che ha, però non sono ancora a livello top, quindi deve migliorare di base tutte le caratteristiche. Deve migliorare, secondo me, un pochino sui tiri che riceve sul primo palo. Questo è un limite che ogni tanto ha mostrato, un po' di incertezza dei gol, secondo me anche evitabili, alcuni di quelli che ha preso con tiri forti, soprattutto sul primo palo. È una caratteristica che è diciamo un lato negativo che hanno anche altri portieri di alto livello, quindi ci si può comunque migliorare. E poi, come dicevo prima, bisognerà calibrare bene l'esuberanza nelle uscite e in determinate giocate, magari cercando di essere un filo più conservativo, o comunque diciamo di gestirla meglio, ecco, per evitare errori che nell'Inter possono pesare molto. Però di base, io lo dicevo, per chi ci segue lo sa, lo dicevo ancora diverso tempo fa, tra tutti i portieri, ad eccezione di Bento, che è probabilmente di un altro livello, ma che si muoverà per cifre anche molto più alte, Martinez è quello che personalmente mi convince di più. Molti, ho letto anche nei commenti, non sembrano entusiasti, e lo capisco. Io più lo vedo, più ho l'impressione che ci sia del buonissimo materiale su cui lavorare. Confido quindi che l'ambiente Inter, la vicinanza con Sommer e il lavoro con i preparatori dei portieri dell'Inter, che sono, ripeto, di alta qualità, lo possa rendere un portiere da Inter. Penso anche che se la dirigenza e gli staff hanno approvato questo investimento, evidentemente vedono qualcosa in lui. È vero che è un investimento relativamente economico, anche se per un secondo portiere non sono proprio 2 lire quelle che l'Inter spenderà, però se si decide così, credo che dietro le sue, diciamo, potenzialità si sia visto e ci sia in previsione una crescita importante. Questo quindi era Josep Martinez. Io come sempre vi invito a lasciare un commento qui sotto, magari chi lo ha seguito molto e che ha qualche informazione in più, vuole precisare delle cose, scrivetelo tranquillamente nei commenti, che così arricchiamo la discussione, arricchiamo l'analisi con opinioni differenti. Fatemi sapere allora se questo identikit magari vi ha convinto un po' di più del profilo di Martinez, o se siete ancora convinti che l'Inter avrebbe dovuto pensare a qualcun altro. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al nostro canale e a lasciare anche un click sul tasto mi piace, che ci aiuta molto come sostegno al canale. Se poi volete sostenere ulteriormente il nostro progetto, c'è anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, molto importante per noi, ve lo ricordiamo sempre, e vi aspettiamo lì. Infine, come sempre, in descrizione, per chi mi segue in podcast, troverà un nuovo approfondimento da recuperare. Se invece mi segui su YouTube, lo puoi vedere cliccando qui.